ti faccio una domanda diretta. Com'è possibile che mangi come a 40 anni e oggi, dopo i 50, ti ritrovi con la pancia che prima non avevi? Non fai abbuffate, non vivi di dolci, non hai stravolto la tua alimentazione. Eppure il girovita aumenta e ti sembra che il tuo corpo non ti ascolti più. Prima di andare avanti ti chiedo una cosa semplice. Se questi argomenti ti interessano e vuoi contenuti chiari sulla salute dopo i 50, iscriviti al canale e attiva la campanella, così non ti perdi i prossimi video. Qui parliamo in modo diretto, senza mode e senza soluzioni miracolose. La prima cosa che voglio dirti è questa: non sei tu che sei diventata improvvisamente incapace. È il tuo corpo che sta funzionando con regole diverse. Dopo la menopausa, gli estrogeni calano e questo cambia il modo in cui il grasso viene distribuito. Prima tendeva a depositarsi su fianchi e cosce, ora preferisce l'addome. Non è una tua impressione, è fisiologia. Con il cambiamento ormonale, il corpo diventa anche un po' meno sensibile all'insulina, quindi gestisce meno bene gli zuccheri nel sangue. Questo significa che gli stessi carboidrati che prima tolleravi senza problemi, ora possono favorire più facilmente accumulo addominale. E c'è un aspetto fondamentale di cui si parla troppo poco: il muscolo. Dopo i 50 anni perdiamo massa muscolare ogni anno se non facciamo nulla per mantenerla. Il muscolo è il nostro motore metabolico. Più muscolo abbiamo, più consumiamo energia anche a riposo. Se il muscolo diminuisce, il metabolismo rallenta. Può succedere quindi che tu mangi esattamente come 10 anni fa, ma il tuo corpo bruci meno. È come avere lo stesso carburante ma un motore più piccolo. E quell'energia in eccesso dove va? Spesso proprio sull'addome. La pancia in menopausa non è solo una questione estetica. Il grasso addominale è metabolicamente attivo, produce sostanze infiammatorie, influenza la glicemia, il colesterolo e la pressione. Non è un caso se dopo i 50 aumentano diagnosi di sindrome metabolica o prediabete. È un insieme di cambiamenti ormonali e metabolici che si intrecciano. A questo punto molte donne fanno un errore comprensibile ma controproducente. Iniziano a mangiare pochissimo. Tagliano pane e pasta, riducono drasticamente le calorie, saltano pasti. All'inizio magari vedono scendere un po' la bilancia, ma spesso stanno perdendo anche muscolo. E meno muscolo significa metabolismo ancora più lento. Poi basta tornare a mangiare in modo normale e il peso ritorna, a volte con più grasso di prima. La soluzione non è mangiare sempre meno, è mangiare meglio e in modo più strategico. Dopo i 50 le proteine diventano centrali. Servono a preservare il muscolo, a controllare la fame e a stabilizzare la glicemia. Non significa esagerare o mangiare solo carne, ma distribuire una quota proteica adeguata in ogni pasto. Anche l'allenamento cambia ruolo. Camminare è ottimo per il cuore e per l'umore, ma da solo non basta a proteggere la massa muscolare. Servono esercizi contro resistenza, anche semplici, anche a corpo libero, 2 o 3 volte a settimana. Il muscolo è la tua assicurazione metabolica. Poi c'è la gestione dei picchi glicemici. Colazioni solo dolci, spuntini continui, snack veloci ricchi di zuccheri possono creare oscillazioni della glicemia che nel tempo favoriscono accumulo addominale. Non serve eliminare tutto, ma serve equilibrio e combinare carboidrati con proteine e grassi buoni. Un altro fattore spesso sottovalutato è il sonno. Dormire poco o male aumenta il cortisolo, l'ormone dello stress, che favorisce proprio l'accumulo di grasso nella zona addominale. Se dormi 5 ore frammentate e ti svegli stanca, il tuo corpo è già in modalità difesa. E quando è in modalità difesa tende a trattenere energia. La pancia dopo i 50 non è una punizione e non è un fallimento personale. È un segnale che il tuo corpo sta attraversando una fase nuova e ha bisogno di un approccio diverso rispetto ai 40 anni. Continuare a fare le stesse cose sperando negli stessi risultati porta frustrazione. Adattare strategia porta cambiamento. Non si tratta di cercare la dieta perfetta o la soluzione estrema. Si tratta di proteggere il muscolo, stabilizzare la glicemia, dormire meglio e muoversi in modo intelligente. Se ti sei riconosciuta in questa situazione, scrivilo nei commenti, perché leggere le vostre esperienze aiuta anche altre donne a sentirsi meno sole. E se vuoi approfondire questi temi sulla salute dopo i 50, seguimi qui sul canale, così restiamo in contatto e continuiamo questo percorso insieme, con informazioni chiare e concrete.